Sabato scorso ho presentato Blotinosi, un software che serve per fare il decluttering di Windows. Che cos'è il decluttering? Il decluttering è quella operazione che ci consente di eliminare da Windows tutti quanti quei software che non sono necessari e che ci vengono imposti automaticamente da Microsoft. Purtroppo, avendo utilizzato Blotinosi ultimamente solo su Windows 11, non mi sono mai accorto che questa versione non funzionava correttamente su Windows 10 e mi sono dimenticato di dirlo nel video, cosa della quale mi scuso e mi dispiace molto. Ma per farmi perdonare, quest'oggi ho pensato di presentare la versione precedente di Blotinosi, che si chiama Blotbox ed è fatta dallo stesso autore, che è un programmatore tedesco molto valido che si chiama Built by Bell. E allora andiamo a vederlo rapidamente insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Come vedi, per presentarti questo software ho creato una nuova macchina con Windows 10, si tratta dell'ultima edizione di Windows 10, la 22H2, fresca di installazione. Quindi con tutto il bloatware che arriva normalmente installato con questa edizione di Windows. Quello che faremo adesso per andare a scaricare il nostro programma sarà di aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e come sempre il primo risultato sarà quello che ci interessa, quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Andiamoci a fare clic su e ci troveremo catapultati nel nostro sito. Ora, qui vorrei fermarmi un attimo per fare un piccolo inciso. Sicuramente avrai notato che recentemente sul sito sono comparse alcune pubblicità. Personalmente sono profondamente contrario alle pubblicità perché ne vediamo già fin troppe su internet, quindi è mia intenzione togliere queste qui. Ma le stai vedendo semplicemente perché ultimamente, grazie ai downloads, grazie al forum, grazie alle news, all'hardware e a tutto il resto, c'è stato un incremento di traffico sul sito che ha superato i limiti che avevo per contratto con il mio provider. Quindi per questo mese stiamo compensando con delle pubblicità, ma dal prossimo mese stipulerò un contratto diverso con un traffico a questo punto illimitato, in modo tale da non darti l'incomodo di dover assistere a questi banner pubblicitari. E torniamo a noi. Tutto quello che dovremo fare a questo punto sarà cliccare sulla voce Downloads in alto e nella pagina che si aprirà scendere in basso fino a trovare la voce di Blotbox. Dopodiché cliccheremo sul pulsante azzurro che dice File Download. Il file viene scaricato e a questo punto dovremo semplicemente aprirlo, chiudere il browser, prendere tutto il contenuto e trascinarlo sul nostro desktop. Fatto questo potremo chiudere la cartella e fare doppio clic sull'icona di Blotbox per aprire il programma. Ed eccolo qui il nostro programma, che come puoi vedere è sostanzialmente una copia un pochino più scarna di quello che era Blotinosi per Windows 11. Infatti ha solo ed esclusivamente le funzionalità relative al decluttering. Il modo di funzionamento è sostanzialmente sovrapponibile. Infatti quello che possiamo fare è cliccare su una singola app e rimuoverla cliccando sulla voce Add Selected e successivamente sul pulsante Uninstall. Come vedi, in breve tempo la app viene rimossa e la rimozione ci viene confermata in una finestrella. Diversamente possiamo, tenendo premuto il tasto Ctrl della tastiera, andare a selezionare tutte quante le app che vogliamo rimuovere. Una volta terminata la selezione, allo stesso modo andremo a cliccare su Add Selected e quindi sul pulsante Uninstall.
ci metterà qualche istante in più e le app verranno rimosse e sempre ci sarà questa finestra di conferma. Ancora quello che possiamo fare è un decluttering totale, cosa che ti consiglio di fare solamente se sei certo che queste funzionalità di Windows, peraltro molto marginali devo dire, non ti servano. Nella maggior parte dei casi è così, però ti invito comunque a verificarlo manualmente. In questo caso, e quindi se non vuoi tenere alcuna delle app presenti nell'elenco, puoi cliccare semplicemente sul pulsante Add All e successivamente andare a fare clic sul pulsante Uninstall. Ovviamente il tempo di rimozione sarà decisamente più lungo e al termine tutte quante le app verranno eliminate dal computer e come sempre riceverai la finestra di conferma. Come vedi, spesso alcune app non possono essere rimosse e vengono automaticamente mantenute, giusto così. Una volta riavviato il sistema, come potrai vedere, ci saranno solamente le funzionalità indispensabili e il menu avvio risulterà molto ma molto più leggero. Alcune precisazioni importanti che riguardano questo video. Come probabilmente avrai notato, non mi sono voluto dilungare eccessivamente nell'illustrazione di Bloatbox, sia perché è un programma, come hai potuto vedere, molto semplice, quindi non manca niente nelle spiegazioni che ho fatto, sia perché comunque valevano tutte quante le precisazioni invece che ho fatto per quanto riguardava Bloatinosi nel video precedente. Se avessi bisogno quindi di qualche ulteriore delucidazione o semplicemente ti fossi perso quel video, ti lascio qui in alto un link in modo che tu possa andare a vederlo. Inoltre probabilmente avrai notato che in questo video, in fase di post-produzione, come dicono gli youtuber veri, ho utilizzato un sistema un po' diverso rispetto al solito. Che cosa ho fatto? Anziché mettere le solite freccioline e cerchiolini per evidenziare gli elementi importanti del video, ho utilizzato la funzione di zoom. Ora, ho fatto questo perché nei commenti mi è stato segnalato da qualcuno che i miei video erano poco fruibili su determinati dispositivi. Quindi sinceramente ho fatto un po' un esperimento e mi sarebbe molto utile sapere, magari nei commenti, se ne hai voglia, cosa ne pensi, se sia più visibile il metodo che utilizzavo prima, quello appunto fatto con i cerchietti e le freccioline, oppure se pensi che sia meglio questo in cui ho provato ad utilizzare lo zoom. Bene, detto questo ho davvero terminato, ma non ti posso salutare prima di averti ringraziato per la visione di questo video e di averti dato appuntamento, come sempre, alla prossima!